questa è adesso la pianta. Detto sinceramente, a me piace veramente tanto, soprattutto perché adesso veramente... Ciao, piccola interruzione per informarti che questo video fa parte di un test, ovvero questo è il video della lavorazione montato velocemente come ho sempre fatto nei miei video della domenica, e infatti è uscito di domenica, ma tra 3 giorni, o comunque trovi il video nelle schede, uscirà il video della lavorazione completa, diciamo con meno tagli possibile. Quindi se vuoi vederlo, clicca qui in alto a destra e corri a vederlo. Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Siamo al 23 di marzo e finalmente questa pianta sta partendo, come potete tranquillamente vedere dalle gemme, tranne qui in apice, però comunque ciò che interessa a noi e per questo video è andare a rinvasarla. Quindi col fatto che sta mostrando veramente molta vigoria, credo sia arrivato il momento perfetto per andare a rinvasarla. Guardate per esempio quelle gemme lì sotto quanto sono gonfie, ma anche queste qui dietro. Perché è fondamentale il rinvaso fatto adesso? Perché come vedete da questo segnetto qui, e se avete seguito tutti i video in cui vi andavo a parlare dello styling futuro di questa pianta, che vi lascio qui in alto a destra, questa pianta deve essere anche un po' stravolta, se vogliamo dir così. Io adesso non vi faccio vedere un 360 gradi perché la pianta rispetto ai video precedenti che trovate qui in alto a destra non è cambiata, quindi potete andare a recuperarvi quelli, ma vado direttamente con il rinvaso. Questa è una pianta che ho acquistato l'anno scorso e che qualche mese fa, comunque a fine 2024, ho praticamente stravolto insieme al maestro al club. E ora continuiamo il percorso a bomba, sperando che la pianta diventi bella quanto speriamo. Intanto fammi sapere che cosa ne pensi di questa pianta sotto nei commenti. Ok, siamo partiti. Ovviamente la prima operazione che vado a fare è quella di andare a liberare effettivamente la pianta, cercando di non fare danni sulle nuove gemme. Dovrò essere comunque molto delicato. Questo lo slego perché non mi andava effettivamente di andarlo a rompere, che per fortuna si apre tranquillamente. Ricordiamoci che questo è il fronte attuale, da qui a qui andrà ruotata, e posso provare a sfilarla. E come vedete la pianta ha fatto veramente un'ottima quantità di radici e diciamo che decisamente era il momento giusto per andare a rinvasarla, il che è un'ottima cosa. Ora vi ricordo che comunque questa pianta era tenuta da una persona che era molto forte a livello di coltivazione, essendo un agronomo, quindi se vedete comunque la terra ha una grandissima parte di humus e probabilmente anche una forte presenza di microrganismi. Quindi io che cosa andrò a fare? Andrò a togliere, come fatto sull'olivo che ho rinvasato qualche settimana fa, in primis tutta la parte sopra, e poi andrò a districare un po' tutte queste radici intorno, tagliarle ovviamente perché molte fanno il giro, e comunque andrò a togliere qualche centimetro intorno e sotto, in modo tale da poterci andare a mettere il mio terriccio e avere quindi la possibilità di riportare indietro la vegetazione della pianta e quindi poi poterla ricostruire come si deve.
Alla fine sono riuscito a districare tutto questo po' di radici. Come vedete sotto è tutto libero adesso. Sono andato a risistemare anche il vaso e ora sono pronto per tagliare le radici e andarle a rimettere in questo bel vaso che per ora lascerò di lato. Ora prendo le mie forbici che sono già state disinfettate a dovere e vado a tagliare tutte queste radici. Sono veramente soddisfatto comunque di questo piccolo blocco di radici che abbiamo. Vuol dire che comunque è un buon punto di partenza. Adesso sposto la pianta, mi metto un po' più comodo e vado a mettere il vaso in posizione. Ora, perché ho messo i fili in questo modo senza passare dai due buchini che erano predisposti, che è uno qui sotto e uno lì? Perché praticamente voglio andare a infilare lateralmente alla pianta dei bastoncini e poi andarli a legare. Quindi vado intanto a mettere una bella palettata qui, prendo la mia pianta, cerco di capire più o meno la nuova posizione, che sarà circa questa, anzi forse, vabbè, ovviamente più inclinata, e qui e qui devo andare ad inserire i bastoncini di bambù sperando si fissino. Ora vado a mettermi del terriccio davanti in modo tale da posizionare bene la pianta. Eccoci qua. Ora ricontrollo un secondo se ho fatto bene il lavoro con l'inclinazione eccetera e poi ci vediamo con il proseguo. Ok, dovrei aver raggiunto l'impostazione corretta per inclinazione e tutto quanto. Ora la pianta è decisamente più bella, poi lì si vede abbastanza male quel pezzo perché c'è tutto il moncone che poi magari a breve andrò a togliere. Comunque mi sembra un'ottima inclinazione, quindi adesso andremo a fissarla. Quel legnetto andrà un po' più dentro la terra, anzi sicuramente, e poi andremo a finire di riempire il terriccio. La pianta tende a muoversi insieme al vaso. Ora vado a tirare un pochettino giù tutta questa parte di terra in modo tale da riuscire poi a coprirla almeno un minimo con il nuovo terriccio e adesso ci divertiamo a riempire. Ora poi una volta finito il rinvaso andrò ad annaffiare per bene la pianta e a metterla magari in un posto o in un posto riparato oppure andrò a metterla coperta da tessuto non tessuto. Poi adesso una volta che ho finito mi regolo anche in base al meteo che mette nei prossimi 10-15 giorni abbondanti e spero vivamente che da quest'anno questa pianta si faccia valere, insomma, faccia veramente l'esplosione che merita, che comunque è una pianta che a me piace molto, è diversa dal solito, ci tengo veramente tanto a farla spingere e a darle effettivo valore, se vogliamo dire così. Mi manca solamente il pezzo qui davanti. Non ve l'ho detto prima, ma questo è il mio solito terriccio Lapillo, pomice, zeolite, poi ho aggiunto pochissima canuma, ma proprio veramente tanto così di paletta e non pieno, e poi ho aggiunto un po' di akadama. Ovviamente, come dicevo prima, non sono andato a mettere sostanza organica perché questa parte qui ne ha veramente tanta. L'unica cosa che mi sono scordato e che adesso vado a fare è il discorso delle micorrize.
che adesso andrò a mettere qui di lato e qui di lato insieme anche alla leonardite. Ovviamente salterò il primo mese di concimazione. Questi qua sono solamente biostimolanti. Vado a prendere veramente un chicco di leonardite e lo vado a mettere interrato abbastanza vicino alle radici. Ne prendo anche un altro. Di leonardite ce ne metto sempre pochissima nelle piante. Effettivamente non so neanche quanto sia efficace, però non ho avuto mai effetti collaterali, le piante spingono bene, quindi credo sia un buon segno in ogni caso. E ora vado anche a mettere un po' di micorrizie. Guardate qua. Ora state vedendo che le metto, diciamo, fuori, ma adesso le vado a mischiare con il terriccio. Vedete? Le mando giù in modo tale che entrino a contatto diretto con le radici e vadano il prima possibile a fare dei rizomi. Questa è adesso la pianta. Detto sinceramente, a me piace veramente tanto, soprattutto perché adesso veramente si vede la sinuosità del tronco. Fatemi ovviamente sapere voi che cosa ne pensate. Vi faccio un giretto a 360 gradi, ricordatevi che questo salterà. Anche questo poi verrà tolto, piccolo monconcino. La pianta sta spingendo. Quando vedo che il filo può diventare un problema, lo andrò a togliere pezzetto per pezzetto, però all'effettivo la pianta sta molto bene. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, io vi ringrazio per la visione, fatemi sapere se adesso il progetto vi piace. A me personalmente sì, e molto, però mi interessa la vostra, quindi scrivetemelo con un commento, lasciate mi piace, condividete il video con i vostri amici bonsaisti. Vi ricordo il canale Telegram delle offerte qui se volete entrare e supportarmi senza costi aggiuntivi per voi. Noi ci rivediamo domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!